Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Vi siete mai posti la questione come faccio a connettere il mio smartphone se ho appena preso una macchina dall'aeroporto o comunque l'ho appena comprata e non vedo l'ora di sentire la mia playlist preferita collegandola appunto al Bluetooth della vettura? Questo è un video che vi mostrerà come farlo in pochi semplici passi sulla DS7 Crossback. Questa in particolare è la versione eTense, ma il procedimento non cambia, uguale per tutte le DS7 ed è peraltro molto simile a quello visto sulla DS3 Crossback, il piccolo crossover. Trovate il video qui in alto nelle schede. Prima di andare a vedere come funziona vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, attivare le notifiche, seguirci su Facebook e Instagram e anche di dare uno sguardo al nostro sito internet wedrive.tv. Adesso andiamo a vedere come si collega il telefono via Bluetooth. Il procedimento è molto semplice. Innanzitutto devo andare a cliccare sul Bluetooth sul mio telefono, quindi attivarlo e renderlo visibile. Poi qui in basso c'è l'iconcina con il telefono, cliccando a touch possiamo andare a cliccare su collegare telefono. Il mio telefono l'avevo già collegato in precedenza, però facciamo una simulazione, ricerchiamolo di nuovo. Qui c'è ricerca in corso con la barra del loading. Volendo, se andiamo di fretta, possiamo anche uscire e fare altro, però attendiamo. Periferiche rilevate, WeDrive Carlo, il nome del mio dispositivo. Richiesta di abbinamento Bluetooth esce sul telefono, il codice coincide perché per finalizzare l'abbinamento con WeDrive Carlo confermare il codice 087 266, abbiniamolo dal telefono e clicchiamo su sì, consentiamo la lista dei preferiti, va bene. Qui possiamo selezionare se fare telefono, streaming audio o dati internet mobile. Direi di fare streaming audio, cliccare su ok. Ok, profilo streaming Bluetooth collegato. La musica dell'equipaggiamento è ora accessibile attraverso la parte media del sistema. Qual è la parte media? Parliamo della, dove c'è la radio all'inizio. Andando a cliccare su modalità vedremo che Bluetooth si è acceso, tutte le altre sono in grigio perché non c'è nessun dispositivo USB, iPod o video collegato. Quindi tornando su modalità Bluetooth e siamo connessi col mio dispositivo. Bene, questo era il procedimento, devo dire molto semplice, molto simile a quello della DS3 Crossback. Fatemi sapere se avete delle domande riguardo questo sistema infotainment che peraltro vi abbiamo mostrato complessivamente in un video precedente qualche mese fa, lo trovate qui in alto nelle schede. Iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche cliccando sul campanello, seguiteci su Facebook e Instagram e date uno sguardo al nostro nuovo sito internet wedrive.tv.